E buongiorno a tutti, bentornati su Crypto Farm Italia. Come vi ho promesso, oggi andiamo a dare una rapida occhiata all'ecosistema di Avalanche, che è uno starter per le IDO, per le sales dei token sull'ecosistema di Avalanche. Cercheremo quindi di analizzare questa piattaforma, vedere se ci sono delle opportunità, se conviene provare a partecipare a queste IDO per poi andare a rivendere o detenere il token a seconda del progetto e andiamo a guardare un po' tutto l'ecosistema. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Avalanche è il launchpad di Avalanche ed è un protocollo decentralizzato per la raccolta di fondi. Il token di Avalanche è il token Xava, attualmente vale circa 4 dollari e questo token è necessario per partecipare alle IDO. Noi andremo quindi a mettere in staking i nostri Xava per poter poi ricevere una quota di allocazione e avremo quindi su quella quota di allocazione la possibilità di comprare il token. Dopo lo vediamo dal punto di vista pratico. La tokenomics secondo me è piuttosto pesante, 21% per il team, 9% per la pubblicità, promozioni, e insomma si può far sentire nel lungo periodo sicuramente perché potrebbe avere delle pressioni di vendita importanti. Comunque, a prescindere da questo, per partecipare all'IDO non si può non avere il token di Xava. La piattaforma si presenta in questo modo a principalmente tre categorie, quello della vendita, quello dello staking e le statistiche legate alla rete stessa. Una delle cose principali per Avalanche è che purtroppo è richiesto un KYC. Infatti per poter entrare a far parte delle sales, delle IDO, bisogna per forza possedere una registrazione ed avere un KYC autenticato e verificato. Non c'è altra possibilità. Per invece fare staking del token di Xava sulla piattaforma non è necessario. Il KYC è abbastanza veloce da fare, ci si mette circa 5 minuti, ci si registra con mail e password. Successivamente verrà richiesto la verifica del KYC, cioè carta d'identità e vostri dati, compreso la foto di una vostra foto che potete caricare tranquillamente, quindi dovete inserire semplicemente carta d'identità, fronte retro e foto. E questa cosa è piuttosto negativa dal mio punto di vista, ma se uno vuole parteciparvi su Avalanche non può fare altrimenti. È negativa perché? Perché collegherete un vostro account decentralizzato all'informazione dei vostri dati. Le alternative ovviamente ci sono ed è quella di crearsi un account semplicemente per queste funzionalità. Attenzione che se vi create un account per queste funzionalità e poi passate i fondi successivamente sul vostro account, è sempre preferibile lavorare cross-chain all'inizio, anche se c'è da pagare fee. Cioè io dal mio account legato al KYC su Avalanche voglio spostare i fondi su un altro mio account principale di Avalanche, magari è meglio se prima li passo a Polygon e poi da Polygon li ripasso su Avalanche. Questo perché anche a livello, non si sa mai quello che succederà in futuro, ma a livello di andare a controllare gli address fra una chain e l'altra, cioè si può fare facilmente, però diventa più rognoso per chi deve andare a controllarli. Altra cosa che dovete fare poi è verificare, oltre che il KYC, dovrete verificare anche il vostro indirizzo della C-Chain di Avalanche, quindi dovete verificare il vostro wallet di Avalanche. Sono tutti passi veloci, basta dare la conferma e l'allo o su MetaMask o su Ledger e siete a posto. Una volta che vi siete registrati potete iniziare a fare per esempio lo staking e spingete su Allocation Staking. Vi farà vedere il controvalore dei vostri Xava. Per fare lo staking dovete avere ovviamente degli Xava. Gli Xava li potete comprare su qualsiasi DEX decentralizzato, come può essere Pangolin, come può essere TraderJoe. Una volta che avete preso i vostri Xava, li andate a depositare e vi farà vedere il controvalore. Io oggi ho 46.31 Xava e potete andare a fare il withdraw quando volete. In questo momento non posso perché i miei Xava sono impegnati per fare la sales di Hurricane. I Xava vi pagano il 2,77% di APY annuale che vengano prodotti all'interno di MyEarned Xava, che raccoglie anche tutte le fee della piattaforma. Infatti ogni qualvolta voi andate a depositare degli Xava viene raccolto un 2% di deposit fee che viene devoluto a tutti gli holder, a tutti gli staker del token Xava. C'è anche la possibilità ovviamente di, quando guadagnate gli interessi, di fare automaticamente il compound. Ogni volta che fate il compound ricordatevi ci sarà sempre un 2% di fee di deposito sugli staker di Xava.
Se andiamo su sale, vediamo le sale che sono state fatte. Oggi sono state completate le sale di Ya Games e di Calao. Guardatevi i progetti se vi interessano. Calao è una piattaforma di NFT e anche di virtual reality, come andare a vedere mostre d'arte o vari negozi, quindi si possono portare all'interno di Calao queste cose e l'utente può andare a esplorarle. EA Game è una piattaforma tipica di gaming NFT. Hurricane Swap, magari ci farà un video in futuro, deve divenire il primo bridge cross-chain che racchiude anche l'ecosistema di Avalanche con una sua funzionalità ben particolare e a oggi viene venduto a un prezzo di 0.03 come token price al momento della nostra IDO. Se entriamo dentro vi fa vedere quello che accade, cioè l'apertura c'è stata ieri il 27 di settembre alle 5 e chiuderà alle 8 il 2 di ottobre. Durante questo periodo è qua che voi dovete andare a depositare, a mettere in staking i vostri Xava per potervi registrare. Vi ricordo, importantissimo in questo caso ma anche negli altri casi, bisogna mettere come fee, diciamo, di deposito, di cauzione, anche un AVAX che vi verrà restituita una volta che sarà finito il tutto. Successivamente ci sarà un momento per i validatori, infatti adesso vi faccio vedere una cosa. Quando vengono fatte queste vendite su Avalanche, diciamo che ci sono 3 step principali. Una parte viene garantita ai validatori, cioè a quelli che validano la rete e le transazioni. Una parte viene garantita a chi mette in staking i propri Xava e una parte invece c'è di pubblica vendita. Normalmente queste sono le percentuali, non si discostano tanto, la maggior parte, quella più grande, è data appunto agli staker di Xava per l'85%, un 10% ai validatori e un 5% public round. Quindi torniamo alla nostra registrazione che l'abbiamo finita, poi ci sarà il round dei validatori che abbiamo visto il 10%, il round degli staker e alla fine ci sarà la fine della vendita. Allora, tra quello che ho capito, ma però non ci sono ancora arrivato, quando ci sarò vi darò la conferma, tra il 4 ottobre alle 20 e tra il 5 ottobre alle 8 di mattina, in questo periodo di qua, noi abbiamo la possibilità di comprare attraverso i nostri AVAX il token HCT di Hurricane Token, in questo caso a 0.03. Abbiamo queste 12 ore di tempo, una volta che abbiamo avuto l'eleggibilità, una volta che abbiamo messo in stake i nostri XAVA, abbiamo queste 12 ore di tempo per poter comprare appunto il token. Sono andato a chiedere sulla chat di Telegram e dicono che per circa 100 Xava avrò diritto a poter comprare il token al prezzo di vendita per un quantitativo pari tra 0,25 e 0,5 AVAX di controvalore. Quindi è questa la proporzione che vi dovete fare quando decidete quanti Xava volete andare a mettere in staking e quanti AVAX avete a disposizione per comprare il token. Diciamo che circa è il 10-20% del controvalore degli Xava che andate a mettere in staking. Poi quando uscirà la sale effettiva vi saprò dare un risultato più corretto, almeno per quanto riguarda la mia allocazione. Una volta che ha finito la vendita, gli Xava e gli AVAX vi saranno restituiti, voi avrete questo spazio, questo arco temporale per comprare, da quello che ho capito, con degli AVAX. Quindi tenetevi sul wallet degli AVAX per poter effettuare la vendita. Anche Avalanche è stata auditata, se volete guardarvelo vi lascio il riferimento in descrizione, vi lascio anche tutta la playlist che ho fatto su Avalanche. Network Stats è sicuramente interessante, quello che c'è di interessante soprattutto è vedere come si sono comportati questi token durante la vendita, cioè Calao per esempio è stato venduto agli staker di Xava 0.04 e ha toccato un all time high di 0.878 con un ritorno massimo del 21 per. A oggi Calao, se non mi sbaglio, questa mattina quando sto registrando vale 0.05, quindi sta facendo comunque un 10 per. EA Games ha toccato un punto di 0.09 proprio appena stata conclusa la prevendita e successivamente a oggi, vediamo il trend va sicuramente scemando, vale 0.03. È stato venduto però a 0.01, quindi a oggi dopo quasi un mesetto, non so quanto, è stato venduto il 5 di settembre, quindi circa poco meno di un mese, e comunque il token sta facendo lo stesso un per 3, ma ha raggiunto un per 10, circa un per 9 come massima guadagno. Con questo ci aggiorneremo poi per vedere come andrà effettivamente a finire la sale di Hurricane Swap.
Hurricane Swap, vi ricordo, deve essere il primo cross-chain liquidity DEX on Avalanche, su Avalanche dovrebbe divenire questo, e c'è anche dei partner interessanti come Huobi, KuCoin e lo stesso Avalanche. Cos'ha di interessante? Dicono che ci mette molto poco a completare una transazione cross-chain, richiede solamente una fee del 2%, quindi tra le minori sul mercato, non sembra però tra le migliori, minori, comunque staremo a vedere una volta che viene messo fuori effettivamente quanto sono le fee, e dicono che attraverso questo protocollo Rock Protocol è praticamente impossibile ricevere un attacco di hacking, quindi non ci sono rischi, così dice questo articolo. Io ci credo e non ci credo, visto che non ho competenze per entrare in merito, come ben sapete, sempre do your own research. Vi lascerò anche questo link e vi saluto, sperando che vi sia piaciuto il video su Avalanche. Non sono riuscito a essere completo in tutti gli step, ma spero di avervi dato abbastanza informazioni per decidere o meno se è qualcosa che fa per voi. Noi ci vediamo al prossimo video su Crypto Farm Italia, venite a trovarmi anche su Telegram. Ciao a tutti e buona giornata.